Ed eccoci qua al lavoro ultimato. Di questo lavoro sono particolarmente soddisfatto, è venuto veramente bene. È un applicatore che adesso suona veramente al top. Qua possiamo notare tutta quanta la parte dei condensatori di livellamento, di alimentazione. E li ho sostituiti con dei modelli che hanno una tensione operativa più alta e una capacità più alta. Poi ho messo in parallelo a questi dei condensatori in polipropilene per velocizzare la risposta dell'alimentazione ai transienti. Questa invece è la parte di alimentazione delle griglie di controllo delle valvole finali. E qui si può tarare il bias con questi due trimmer. E qua c'è un diodo LED che si accende quando questo alimentatore è in funzione e l'alimentazione è stabilizzata con un diodo Zener, a sua volta bypassato da un condensatore poliestere che serve per eliminare il rumore prodotto. Qua si notano sempre i condensatori Jensen Audio di accoppiamento interstadio. Questi sono due resistori che ho cambiato rispetto ai precedenti mettendoli di maggior potenza. Sono scomparse le resistenze catodiche delle valvole finali e non servono più. Adesso c'è l'alimentazione separata. Questo è la massa, questo è un grosso filo di rame stagnato. Qua un'altra cosa che si può notare sono i supporti su cui appoggio tutta quanta l'elettronica che ho modificato o aggiunto in questo caso, che sono in policarbonato. Così si assicura l'isolamento dalla parte sottostante, dal telaio in ottone. Poi ho cambiato i condensatori di bypass delle resistenze catodiche del preamplificatore, mettendoli di generose capacità, sono 1000 microfarad, sono belli grossi. Per il resto non c'è null'altro da dire, il risultato finale mi soddisfa. Ed ora andiamo a vedere lo schema elettrico e nel dettaglio le modifiche apportate. E adesso iniziamo dalla parte preamplificatrice. Innanzitutto si nota che ho messo in parallelo le due sezioni della valvola e rifatto completamente la polarizzazione, abbassando anche la resistenza di carico anodico. Come vedete qua abbiamo come tensione sull'anodo 187 volt, che è quasi esattamente la metà dei 359 volt di alimentazione, la B2. Poi ho rivisto anche tutta quanta la parte di polarizzazione della griglia controllo, e mantenendo comunque un'amplificazione abbastanza alta ed evitando la controreazione su questa resistenza R2 con questo grande condensatore da 1000 microfarad 25 volt. R3 è una resistenza che volevo inizialmente utilizzare come resistenza di controreazione, ma come potete vedere poi alla fine la controreazione non l'ho implementata. Ovviamente parlo di controreazione globale perché in realtà R3 introduce una piccola controreazione locale in corrente. Tutte queste modifiche sono state fatte per diminuire l'impedenza d'uscita dello stadio preamplificatore, che adesso con un rapido calcolo si attesta su 17 kΩ circa. Questo per evitare che questo stadio possa essere sovraccaricato dalla notevole capacità griglia controllo catodo della KT120. Poi andando avanti, la modifica sostanziale che è stata fatta è nella polarizzazione negativa della griglia di controllo della KT120. Come vedete la resistenza catodica è praticamente scomparsa. Questo è un resistore che serve unicamente per calcolare il bias della KT120 ed è di valore molto basso. In realtà la polarizzazione negativa viene data da tutto questo stadio alimentatore che è stato appositamente progettato per polarizzare la griglia di controllo. Come vedete è un trasformatore, rettificatore, condensatore di livellamento, resistenza
diodo Zener e LED, che serve per vedere quando l'alimentatore è in funzione, condensatore per eliminare il rumore generato dal diodo Zener e poi trimmer di taratura della tensione negativa che andiamo poi ad inviare alla griglia di controllo dell'HT120. Questo tipo di approccio porta con sé due vantaggi principali, che sono quello di avere un bias regolabile e di avere una caduta di tensione ai capi di R5 veramente bassa, a tutto vantaggio della tensione anodica della valvola finale un po' più alta, che quindi permette una elongazione del segnale sul trasformatore adattatore di impedenza un po' più alta e una potenza in uscita poi un po' più alta, oltre a ridurre la dissipazione termica di R5, che comunque era abbastanza importante. Altre modifiche sono state apportate alla parte alimentazione anodica. Come vedete è stata aggiunta R7, che altro non serve che non a scaricare i condensatori di livellamento. Quando ci si deve andare a lavorare è sempre fondamentale che i condensatori siano scarichi per evitare di rimanere fulminati dall'amplificatore. Poi ho aumentato tutte quante le capacità di livellamento e introdotto questi condensatori che servono sia per ridurre tutte quante le spurie in alta frequenza che possono passare attraverso il trasformatore e arrivare a questa parte dell'alimentatore anodico, sia per aumentare la corrente istantanea erogata, visto che queste capacità comunque hanno un'induttanza parassita serie molto bassa. Queste le ho messe sia nella parte che comunque alimenta lo stereo finale, sia nella parte che alimenta il preamplificatore. Questo è quanto. Come vedete sono modifiche mirate soprattutto a migliorare la qualità delle alimentazioni, introducendo anche la regolazione del bias, che comunque ha la sua valenza perché ci permette di far lavorare la KT120 nel punto migliore. Il punto migliore come si calcola? Si calcola variando il bias e andando a vedere la distorsione armonica e la larghezza di banda dell'amplificatore. Poi le altre modifiche a carico dell'alimentatore anodico sono comunque volte a migliorarne la qualità, così come tutte quante le modifiche che riguardano lo stadio d'ingresso, che viene portato comunque a lavorare nel modo migliore. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video, che probabilmente sarà su un'altra modifica di un altro amplificatore che ancora non è in mano, me lo devono consegnare in questi giorni. È un lavoro conto terzi. Buona serata.